Buongiorno e benvenuti o bentornati qui sul mio canale Apparissi in Cucina. Nel video scorso che abbiamo visto ho fatto il gyros di pollo e vi dissi che, visto che avevo fatto anche la pita, nel video successivo avrei messo la ricetta ed è proprio questo. Come vedrete poi la ricetta non solo è piuttosto facile da fare, tra parentesi si cuoce come per il pane arabo, l'abbiamo fatto in padella, quindi niente di più semplice, ha anche delle analogie con lo stesso pane. Detto questo, noi adesso vediamo gli ingredienti e com'è la realizzazione e poi ci vediamo alla fine del video. Bene, per fare la nostra pita adesso dobbiamo utilizzare un cucchiaino di zucchero, una bustina di lievito per pane, misceliamo, aggiungiamo 160 ml di latte a temperatura ambiente, mi raccomando, e 80 ml di acqua, anche questa a temperatura ambiente. Misceliamo tutto in modo tale che il lievito si mescoli con i due liquidi e con lo zucchero gli daremo modo di attivare la lievitazione, la fermentazione, in maniera tale che il lievito sia poi pronto. E così lasciamo riposare per 5 minuti. Nel frattempo prendiamo un'altra bolla e 320 g di farina zero e le andiamo a setacciare. Allora, alla farina adesso andiamo a mettere un cucchiaino di sale, un cucchiaino di timo, oppure 2 rametti di fresco se ne avete, e andiamo a miscelare. Ora andiamo a incorporare il latte e l'acqua con il lievito che abbiamo lasciato prima, però mettendoci un cucchiaio d'olio. Quindi aggiungiamo un cucchiaio d'olio d'oliva, ecco qua, e lo andiamo a mettere insieme alla farina. E cominciamo a miscelare, cercando di incorporare la farina al liquido. L'impasto lo sentirete un pochino appiccicoso, adesso lo mettiamo sulla spianatoia, infarinandola bene, per continuare ad impastare. Impastate energeticamente. Ok, una volta che abbiamo raggiunto l'impasto così che è rimasto elastico, prendiamo la boule dove avevamo inizialmente impastato appunto le farine, lo andiamo a ungere con l'olio d'oliva e ci mettiamo dentro il nostro impasto. Lo passo pure un attimo sopra. Ecco, andiamo a coprire con un canovaccio e lo teniamo a riposo per 40 minuti. Ok, allora questo è l'impasto, è pronto, come vedete ben lievitato. Adesso lo tiriamo fuori. Cerchiamo di allungarlo. Con un coltello cercheremo adesso di tagliare delle parti uguali. Ecco qui, andiamo un pochino a stendere e poi facciamo delle pallette in questa maniera.
Ecco fatto. Formate le pallette, adesso andiamo a stenderle con un mattarello. In una padella già calda mettiamo un vero goccio d'olio e mettiamo la nostra prima pita. Come vedete si cominciano a formare le prime bollicine, caratteristica di questo pane particolare e strepitoso. Controlliamo la cottura, lasciamo andare ancora per qualche minuto. Ecco fatto, come vedete ha raggiunto la colorazione bruna e adesso proseguiamo con l'altro lato. Bene, è pronta, adesso procediamo con le altre. Ed ecco la nostra trita che è pronta per poterla utilizzare e metterci dentro il gyros di agnello o di pollo oppure servirla come un pane d'accompagnamento. Buon appetito! Come avete visto è abbastanza veloce da fare, ha soltanto una quarantina di minuti per la lievitazione, poi per tutto il resto insomma bisogna fare le pallette e poi stenderlo il disco e passarlo in padella. Qui in questo caso con un filo d'olio rispetto invece al pane arabo che non ci andava. Poi la differenza tra i due è che il pane arabo si gonfia e quindi può creare anche una tasca per poterlo riempire dentro, in questo caso invece rimane tradizionale. La cosa interessante di questo prodotto è che può rimanere per qualche giorno all'interno di un sacchetto di tela e non si rovina. Quindi lo potete preparare anche con molto anticipo e poi riscaldarlo quando se ne ha bisogno. Io detto questo spero che il video vi sia piaciuto, se è così ricordate di mettervi un bel pollicione in su, per chi ancora non si è iscritto al mio canale iscrivetevi e cliccate la campanella lì sotto così non perderete le mie prossime ricette e noi ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti!